Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico Colombo, ringrazio prima di tutto gli organizzatori del congresso che mi hanno permesso di fare questa piccola presentazione sul prodotto per discectomia percutanea Discom prodotto da Biopsibel. Come funziona Discom? Discom è un dispositivo che permette di ridurre la pressione discale sulle radici nervose con una procedura totalmente percutanea e quindi assolutamente mini-invasiva. Discom è sostanzialmente composto da due componenti, un ago introduttore con due aperture, una distale e una laterale, al cui interno scorre una coclea in titanio per la rimozione meccanica del nucleo. Il dispositivo è un dispositivo meccanico motorizzato, non utilizza quindi nessun tipo di generatore di radiofrequenze o generatore laser. Il principio su cui si basa è quello della vite senza fine di Archimede, che come noto lavora al meglio delle sue possibilità in presenza di fluidi o di materiale granulare. Quindi se il disco fosse completamente disidratato e collassato è un principio che non può essere applicato in questo caso. Anche le erniazioni completamente estruse rappresentano in genere una controindicazione. Questa è una foto scattata durante una procedura che vi mostra la quantità di materiale che può essere rimosso col dispositivo Discom. Che cosa abbiamo quindi? Abbiamo un ago introduttore con due fenestrature, una distale e una laterale, abbiamo uno stopper di profondità per garantire il non superamento del limite anteriore, abbiamo una freccia verde che ci indica durante tutta la durata della procedura dove è posizionata la finestra laterale, una camera di raccolta del materiale discale, un pulsante di accensione corredato da un LED che garantisce e rende visibile il corretto stato di tensione della batteria, il corretto rispetto del numero di giri del motore e la non reazione termica durante la procedura. La tecnica chirurgica, come vedrete meglio durante la sessione live, è molto semplice, si introduce sotto guida fluoroscopica nel disco l'ago cannula che può anche essere utilizzato per l'infiltrazione di liquido di contrasto. Si rimuove a questo punto lo stiletto e si introduce il probe nella cannula, si collega tramite un facilissimo meccanismo Luer Lock l'ago cannula con la camera di raccolta, si avvia a questo punto il probe e si esegue la procedura di rimozione con un movimento circolare accompagnato da un ulteriore movimento avanti e indietro per circa 2 o 3 minuti. Il nucleo a questo punto viene rimosso e si localizza sulla coclea stessa oppure all'interno della camera di raccolta. A questo punto si considera la procedura terminata e il dispositivo può essere rimosso. Quali sono i benefici? Abbiamo un'integrità dell'anulus completamente preservata, abbiamo una procedura molto breve, da 10 a 15 minuti, un considerevole quantitativo di materiale discale che può essere raccolto. Il dispositivo si rende adatto anche per eventuali procedure bioptiche. È disponibile sia nella versione toracolombare che cervicale, è un dispositivo completamente monouso, non necessita di nessun tipo di generatore o di apparecchiatura supplementare che quindi non va né acquistata né noleggiata, non crea nessuna reazione termica sulle radici nervose e quindi è un dispositivo assolutamente sicuro.
si avvale di un accesso totalmente percutaneo e quindi assolutamente mini invasivo. Si ha un rapido recupero della normale attività da parte del paziente, così come una rapidissima dimissione dall'ospedale, poiché si tratta di procedure completamente svolte in anestesia locale e in regime di day hospital. Due versioni disponibili, una versione cervicale con un ago cannula da 19 gauge lungo 8 cm e una versione toracolombare con un ago cannula da 17 gauge per 16 cm. Grazie a tutti e buona continuazione. Buongiorno a tutti, illustriamo il prossimo caso clinico. Si tratta di una discectomia percutanea per un paziente affetto da lombosciatalgia. Allora, il paziente presenta dolore lombare da alcuni anni ed è già stato trattato 3 anni fa circa, dopo aver eseguito una risonanza. Negli ultimi 3 mesi però riferisce di nuovo insorgenza di dolore che è localizzato sia a livello lombare, però presenta anche irradiazione alla gamba e alla coscia, e questo dolore diciamo che si tiene posteriore sia nella regione glutea che nella coscia che nella gamba. Esegue quindi una nuova risonanza, la data della risonanza è il 28 di settembre, che evidenzia agli altri livelli a cose diciamo sostanzialmente, a reperti sostanzialmente di minore importanza. Il reperto saliente è una protrusione ad ampio raggio, come potete vedere da queste due immagini T2 in sezione assiale, con conflitto tra il disco e le radici nervose. Si tratta del livello L5-S1, vedete che ci sono conflitti con le radici uscenti. Il conflitto qua non lo potete vedere dettagliatamente, però è soprattutto e anche a livello intraforaminale bilateralmente, e come potete vedere dalle immagini si apprezza soprattutto nell'immagine di sinistra, è maggiore sul lato destro. Vedete che le frecce gialle vi indicano qua le radici nervose in uscita. Esiste comunque anche una componente di contatto, quantomeno con le radici del livello inferiore, ovviamente posteriormente all'interno del canale. Queste sono altre due immagini T1 della stessa risonanza, quella sulla sinistra è sulla linea, una proiezione sagittale, un'acquisizione sagittale sulla linea mediana, in cui si vede che è diminuito lo spessore dello spazio intervertebrale L5-S1, con il disco che protrude appunto sia sulla linea mediana sia, come potete vedere sull'immagine di destra, indicato in questo caso dalla freccia blu, è il contatto anche in questa proiezione tra il disco e la radice uscente. In modo analogo questa è invece la proiezione sagittale nella sequenza T2 pesata. Potete vedere qua si apprezza ancora meglio, vi ho fatto vedere la T1 per completezza, ma si apprezza ancora meglio appunto il reperto della protrusione ad ampio raggio e il contatto con la radice nervosa, soprattutto a destra, visualizzata in questo caso sull'immagine di destra. Potete vedere che il fatto che ci sia stata una recrudescenza negli ultimi mesi del dolore, diciamo che è compatibile con il finding all'imaging di un lieve edema, che quindi ci indica una fase se non acuta subacuta, quindi edema delle limitanti somatiche delle due vertebre contrapposte L5 ed S1. Una cosa importante prima di procedere al caso è sempre fare un'accurata valutazione clinica per vedere se, soprattutto in caso che ci siano patologie a più livelli, se il livello che noi andiamo a trattare corrisponde alla sintomatologia clinica del paziente. Bisogna ricordarsi questa immagine
e la distribuzione nervosa delle varie radici. In questo caso noi abbiamo all'imaging una protrusione ad ampio raggio con conflitto L5-S1, vedete la distribuzione delle radici nervose a livello della coscia, della gamba e dei piedi, e in questo caso corrisponde perfettamente al dolore riferito dal paziente, quindi sappiamo che stiamo andando a trattare il livello giusto. Altra considerazione, ultima prima di iniziare il trattamento, è cercare di individuare anche altre fonti di dolore. Il paziente appunto può presentare una sintomatologia algica a livello lombare, che però può avere diverse etiologie. In questo caso, per esempio, non allo stesso livello della protrusione, ma tra L4 e L5, il paziente presenta anche fenomeni artrosici delle articolazioni interapofisarie. Per questo, in questo caso, vedrete durante il trattamento, prima andiamo a trattare con la discectomia percutanea il disco L5-S1 e poi andremo a fare un'infiltrazione di sostanzialmente lidocaina e cortisone a livello di queste faccette articolari. Ora procediamo con il caso. Ok, c'è qui tutta l'equipe. Buongiorno a tutti, abbiamo tutta l'equipe, Federica Chelo, la nostra tecnica, i nostri due infermieri, Aldo e Maria Concetta. Ok. Benissimo. Al paziente è stato somministrato un antibiotico come ultra short term prophylaxis e adesso ha fatto anche un po' di sedazione con midazolam e petidina. Abbiamo fatto 20 mg di midazolam e 20 mg di petidina e 1 mg di midazolam, sì. Benissimo, il paziente è molto tranquillo, dobbiamo fare un L5-S1, vi faccio vedere lo strumento di cui vi ha già probabilmente parlato prima il dottor Colombo nella presentazione, il dottor Colombo della Biopsibel. Qui vedete c'è un'agocannula d'accesso e successivamente viene tirato via il mandrino e al posto del mandrino viene allocato questo sistema che è il decompressore, che è una vite senza fine azionata da un motorino che si trova all'interno dello strumento verde. Il grande vantaggio di questo strumento è che la coclea è strettamente connessa, quindi è quasi impossibile che la stessa si distacchi. Questo è un vantaggio che sicuramente è una peculiarità di questo sistema. Ci aiuteremo con l'arco AC per avere le differenti proiezioni ed inoltre vedremo durante tutta la procedura come il paziente può abbastanza ben tollerare la procedura stessa. Alla fine della decompressione faremo anche una infiltrazione delle faccette articolari, giusto? Corretto. Benissimo. Quindi parto con il primo passaggio. Il primo passaggio è una proiezione, vedete, postero-anteriore del paziente, quindi andiamo a definire il livello. Adesso andiamo con le radiazioni e vediamo. Ci siamo, vedete, andiamo a definire il livello, quindi andiamo a contare le nostre vertebre e dobbiamo fare l'L5-S1. Mettiamo il nostro ago di riferimento. L'L5-S1 di solito è un po', tra virgolette, infossata, è importante stare sul margine superiore della cresta iliaca perfettamente a 10 cm dal processo spinoso. L'ago che abbiamo dello strumento è centimetrato, questo ci aiuta, poi successivamente facciamo una anestesia locale, senti un po' pungere, attenzione, dico solo il nome, Carlo, stai tranquillo, sto iniettando un po' di anestetico. Che cosa stiamo usando per Paolo di anestesia? Lidocaina al 2%. Benissimo, abbiamo fatto l'anestesia locale, posso levare per cortesia un po' il detettore, molto bene. Carlo, sentirai una seconda puntura, abbi pazienza, eccoci qui, guardiamo l'accesso del nostro ago, vedete siamo al profilo della parte superiore della cresta iliaca. Adesso chiediamo alla nostra tecnica, Federica per cortesia ci fa la proiezione
cosiddetta dello Scottish Dog, e noi dobbiamo entrare, vedete, in questo triangolino. Possiamo indicarlo con un marker? Indicarlo con un... guarda. Fai vedere qual è il triangolino e dove c'è l'ago, proprio in quel punto dove c'è l'ago in questo momento. Tra la spina iliaca. Anche una freccia basta. Esattamente dove si vede l'ago, se possiamo indicarlo con... No, così si sposta. Allora, ok, benissimo. L'angolino del quale stiamo parlando è questo qua. Perfettamente, esattamente. Okay. Come vedete è tra il naso e l'orecchio del cagnolino. Okay. Vado avanti in questa direzione con un'angolazione di circa 45 gradi. A questo punto sono quasi a ridosso del disco. Il paziente, come avete visto, avverte un po' di dolore perché passiamo vicino alle radici. Adesso mi fai vedere frontale. Vedete, siamo troppo mediali. Laterale. Eravamo troppo mediali. Vediamo qui. Adesso secondo me è giusto. Sì. Ok, adesso è perfetto. Ok. Federica, per cortesia ci fai vedere anche una proiezione frontale. Dovremmo essere giusti. Adesso Pierpaolo inserisce il nostro mezzo di contrasto. Benissimo, vedete che il disco si opacizza molto bene. Ci rimettiamo nella proiezione laterale per poter effettuare la decompressione. Attenzione alle gambe. Vai, vai. Vai, vai. Carlo, abbiamo finito quasi. Qualche minuto ci siamo. Ok. Via. Vai Pierpaolo. Migliora un po'. Azioniamo un po'. Azioniamo il manipolo. Con il pulsante. Vai. E lui con movimenti di andi rivieni e con movimenti di rotazione recupera un po' di disco. Leggermente avanti e indietro e poi si muove anche su se Possiamo stesso, migliorare un po' la grafia per cortesia? In senso orario o in senso antiorario del dispositivo. Si può mettere ancora uno zoom? È zoomato al massimo? Zoomiamo ancora un po' e se possiamo dare un po' maggiore potenza ai raggi. Però dobbiamo centrarci più sotto. Molto bene. L'importante è non andare mai col lago oltre il profilo anteriore dei somi. Basta Pierpaolo? Sì. Ok, va bene. Ci fermiamo, vediamo se blocchiamo il motorino, tiriamo fuori la coclea e vediamo che cosa abbiamo recuperato. C'è una grossa quantità di disco recuperata. Non so se lo potete vedere. Mettila su una garza. Qua. Fai così? No. Fai così. Lo voglio raccogliere tutto. Okay. Così lo fai vedere. E abbiamo finito. Sì. Carlo, ti facciamo anche un'infiltrazione delle faccette così hai meno dolore, va bene? Come stai adesso? Molto bene. Ok. Abbiamo finito, Ce l'hai? Ok. Va bene. Adesso per cortesia mi date degli aghi da spinale, giusto per fare un... Ce l'abbiamo. Mettiamo il tubo in proiezione postero anteriore, L4 e L5. Sì. Facciamo gli L4 allora, o L5, no, L5 S1? Il livello sopra, facciamo alle 4 e alle 5. Farei. Benissimo. Qui. Sì, lì. Senti una punturina, Carlo? Ok, un attimo solo, qui è un'altra zona dove tu hai dolore, per cui ti facciamo un'infiltrazione di cortisone e lidocaina. Sto mettendo il secondo ago. Bene, Pierpaolo adesso fa l'infiltrazione e abbiamo finito.